Sono Grassi Gianna, mi occupo di pensioni sia dal punto di vista di consulenza che di formazione. Oggi vi voglio parlare del riscatto di laurea. È un argomento che va per la maggiore in questo periodo perché in effetti il riscatto di laurea è un'opportunità per implementare la posizione assicurativa, ma naturalmente a pagamento. Quindi bisogna sempre fare attenzione quando si fa consulenza e si danno consigli a cosa? Al costo-beneficio. Quindi quanto mi costa e quanto mi rende, perché questo effettivamente è il valore aggiunto della consulenza. E ultimamente è uscita appunto la possibilità di avere un pagamento costo agevolato di laurea in questo modo. Intanto vi dico come di solito viene calcolato il costo di un riscatto di laurea. Se il periodo di riscatto il periodo di riscatto, e qual è il periodo di riscatto? Dalla data di iscrizione all'università avanti gli anni della durata del corso di laurea. Quindi se la prima volta che mi iscrivo è la sessione di novembre, faccio un esempio, del 1995, avanti 5 anni, perché la durata di quel corso è di 5 anni, dal 95 fino al 2000, quello è il periodo riscattabile, è il periodo che si insinua e si inserisce dentro nella posizione assicurativa. Per riscattare quel periodo occorre che non ci siano contributi di altro tipo pagati in quello stesso lasso di tempo, e se per caso ci sono dei contributi pagati si toglie dal riscattabile quello che è già coperto da contribuzione, quindi l'onere contributivo diminuisce in virtù del minor numero di contributi riscattabili. Questo è il primo periodo, quindi quali contributi vado a riscattare. I contributi che vado a riscattare li calcolo sul differenziale di rendimento della pensione ottenuta con riscatto di laurea in paragone con quella precedentemente maturata. Con dei coefficienti di rendimento vengono trasformati in costo e di solito quando le retribuzioni da ultimo sono molto importanti il sistema misto è molto penalizzato in quanto il costo si alza notevolmente. Perché? Perché in virtù di quella retribuzione maturata negli ultimi 5-10 anni. Questo è il costo normale. Poi si è data la possibilità alle persone che in virtù sempre di quel periodo che è collocato nel sistema misto, quindi ante prima 96, optando al sistema contributivo o in vicinanza di una tipologia di pensione che viene scelta come liquidazione nel sistema contributivo. E quali sono queste pensioni? Queste pensioni sono o la quota rosa per le donne, che è espressamente indicata ed obbligatoria la liquidazione nel sistema contributivo, oppure la totalizzazione che vale per uomini e per donne, sempre scelta nel sistema contributivo, l'importo della pensione è strettamente legato anche all'importo del riscatto di laurea. Quindi sto attivando una domanda di pensione liquidabile col sistema contributivo, posso attivare per raggiungere quella pensione anche un sistema agevolato di riscatto di laurea. Quindi questo riscatto di laurea come viene fatto? A standard, praticamente su un reddito fisso di 15.953 per la percentuale contributiva dei lavoratori dipendenti che è il 33%. Già calcolato, quindi un anno di riscatto di laurea costa 5.265 euro. 5.265 per 5 sarà il costo eventualmente di 5 anni complessivi di laurea. Questa domanda di riscatto fatta in virtù di una pensione, di una domanda di pensione liquidata nel sistema contributivo, diciamo che è a tempo ravvicinato. Perché? Perché faccio una domanda di riscatto per ottenere quella decorrenza di pensione. Quindi il riscatto di laurea mi serve per anticipare una decorrenza, è importantissimo in questo caso, ma mi serve solo per anticipare la decorrenza o mi serve anche per un importo di pensione? Gli stessi importi che verso mi daranno il duplice beneficio, decorrenza anticipata e importo di pensione aumentato. L'importo di pensione sarà relativamente importante perché per ogni riscatto di laurea se pago 5.265 il beneficio sarà circa di 20, 21, 22 euro di pensione mensile, ma non è quello.
L'importante è quell'anticipo che mi permette riscattando. Il riscatto dovrà essere fatto in unica soluzione in questo caso. Perché? Perché mi serve per andare subito in pensione. Quindi avrò immediatamente il costo e appena dopo il beneficio col pagamento pensionistico. Il riscatto di laurea può essere fatto non per tutto il periodo riscattabile, diciamo, ma solo quanto basta. Quindi nel conteggio o nella definizione del progetto pensionistico si deve stabilire quante settimane mi servono per andare in pensione. Il costo sarà naturalmente proporzionale. Se per un anno è 5.265, mi servono solo 6 mesi, benissimo, posso riscattare 6 mesi, sarà esattamente la metà. Anche il beneficio dal punto di vista di imposto sarà la metà, ma io ho raggiunto il beneficio principale, che è il raggiungimento della pensione, requisito pensionistico. Ecco, questo praticamente è il discorso del costo del riscatto agevolato. Poi ci sono invece i più giovani che hanno questo periodo riscattabile esclusivamente nel sistema contributivo, cioè vanno dal 96 in avanti. Quindi dal 96 in avanti è il periodo riscattabile e dove la laurea è collocabile dal punto di vista fisico-materiale, quindi stesso discorso, date di iscrizione, fine il corso legale di laurea, bisogna vedere che non ci siano contributi versati in altra maniera nello stesso periodo e si fa la differenza se esistono. Questo è il periodo massimo riscattabile. Nel sistema contributivo, com'è come è calcolato l'ordinario costo del riscatto di laurea? In base all'ultimo anno di retribuzione. Quindi se l'ultimo anno di retribuzione a ritroso dalla data della domanda mi trovo 50.000 euro di reddito, il costo di un anno sarà il 33% di 50.000, ok? Questo è il costo e però ho l'opportunità, se il periodo si colloca dopo il 96, di riscattarlo con questo costo agevolato, indipendentemente dalla domanda di pensione o da qualsiasi altra richiesta di opzione al sistema contributivo. Sono già nel sistema contributivo, il periodo di laurea è nel sistema contributivo, quindi posso opzionare solo l'importo con questo riscatto agevolato. Quindi ho davanti a me la possibilità di pagare o il 33% su 50.000 o il 33% su un importo standard di 15.953. Qual è la differenza? L'importo che verso mi darà un importo di pensione diversa. Se invece io voglio pagare il riscatto di laurea esclusivamente per anticipare una decorrenza, naturalmente andrò verso la soluzione di pagare il meno possibile. Quindi questa è un'opportunità che è norma di legge, non ha un tempo, non ha una scadenza, quindi va valutata attentamente. Per le persone che hanno contributi ante 96, prima di fare delle scelte, quindi bisogna verificare se effettivamente è opportuno e quando è opportuno fare questa scelta di riscatto agevolato, perché potrebbe avere delle conseguenze. Consiglio sempre a chi è in odore di pensione, cioè un anno e mezzo prima della decorrenza della pensione, si può già approcciare a questa soluzione e verificare effettivamente gli effetti che dà. Chi invece è lontano dalla pensione, che quindi non è strettamente legato alla pensione, ma eventualmente dovesse fare un'opzione al sistema contributivo, qui io ci andrei molto piano a fare delle scelte, perché potrebbe in un futuro togliere delle opportunità pensionistiche in quanto ci si è già rivolti verso un'unica e sola direzione pensionistica. Quindi ecco, diciamo che questa è un riscatto di laurea da manovrare con cura. Grazie e alla prossima puntata.